Prego, prego. Questa la metto, che passa in bianco e nero. Siamo a Firenze, ragazzi, la mia amata Firenze. Sul canale quest'oggi portiamo un'altra bomba. Probabilmente siamo i primi in Italia e non è roba da poco. Tevurun Fighter Mini, ovviamente la versione Pro, perché Enrico non si accontenta della roba così, lui soltanto Pro. Tanta roba, tanta roba. Ma soprattutto una cosa, deve stare attenta la nostra cara amica a capo. Vabbè, ve lo dico alla fine del video. Adesso mi raccomando, iscrivetevi e andiamo subito alla recensione. Sigla. Come al solito dovremo partire dalle dimensioni, però io sinceramente sono arrivato a un punto dove che si chiacchiera a fare dimensioni, però che pesa 30 kg. In primis vi dico che questa chiusura che ha il Tevurun Fighter Mini Pro, d'ora in poi lo chiamerò il Tevurun o il Mini, mi è piaciuta veramente tanto e grazie a questa riusciamo ad avere veramente la certezza che quell'apertura non si aprirà mai. Tanta roba. Si vede che è solida, c'è tanto materiale, fatta per essere resistente e spero che in tanti iniziano a copiarla perché secondo me ne vale la pena. Uno dei punti che mi è piaciuto veramente tanto di questo Tevurun sono i motori. Qua troviamo due bei motori da 1000 watt di produzione Bosch, quindi di sicuro in questo caso sono motori di una qualità produttiva sicuramente superiore rispetto ad altri. Abbiamo 1000 watt di potenza l'uno, hanno un picco di ben 3200 watt, più di 60 km di velocità, pendenze che riesce a salire praticamente tutte, siamo oltre i 30 gradi mi sembra di aver letto. Noi qua purtroppo non abbiamo certe pendenze, però di sicuro questo si arrampica anche sui muri. Una cosa particolare e secondo me geniale la troviamo sui motori, perché questi motori riescono ad essere staccati in 30 secondi. Questa qui è fondamentale per tutte quelle volte in cui vi trovate, come è successo purtroppo a Enrico, a forare. In 30 secondi si piglia, si stacca il motore, si sfila la ruota e si mette quella nuova. Tevurun, questo è un colpo di classe che ci è rimasto nel cuore. Altro punto di grande qualità di questo Fighter Mini Pro lo troviamo sotto la pedana. Infatti dentro la pedana c'è una bella batteria da 60 volt, 25 Ah di dimensione. C'è le Samsung, questa è la cosa interessante. Ma l'altra cosa interessante è che oltretutto hanno deciso di mettere un bel BMS Smart che inizia a parlare sia con la centralina che con lo smartphone per darvi tutte quelle informazioni che in alcuni casi potrebbero essere utili. Nella parte bassa troviamo anche lo spinotto per andare a ricaricarlo. Col caricabatterie che troviamo in confezione in circa 12 ore si ricaricherà completamente dallo 0 al 100%. Ci piace essere un po' egocentrici poi fondamentalmente. Tornando a parlare dei punti succulenti di questo Tevurun, abbiamo gomme tubeless, cosa fondamentale che a parte Enrico tutto il resto del mondo riesce a non forare. Altro punto fondamentale, sospensioni totalmente idrauliche col precarico, quindi si riesce a settarla, a regolarla in base al proprio peso in maniera perfetta. Prego, prego. Questa la metto, che passa in bianco e nero. Ultima chicca, ma non per importanza, la troviamo sui freni, perché questo Tevurun vi assicura una frenata spettacolare grazie non solo ai freni a disco, che ovviamente sono idraulici anche questo, qua è tutto un idraulico, anche l'Aho è un idraulico. Oltre a questo c'ha una frenata rigenerativa che è settabile e regolabile in maniera fine dall'applicazione, quindi voi entrate nell'applicazione, in 30 secondi la regolate, se la volete un po' più aggressiva, un po' più docile, si regola in maniera perfetta. Una cosa che mi stavo per scordare degli pneumatici, sono da 10 pollici per 3, quindi sono pneumatici che già vi danno comfort nella guida, quindi sono belli morbidi, grossi, tutte le asperità vengono assorbite bene, è un piacere. Andare sul Fighter Mini Pro è andare su un materasso, uno spettacolo. Arrivando alla parte alta invece troviamo il manubrio che è ben addobbato. Abbiamo delle manopole ben costruite, ovviamente brandizzate Tevurun, con tutto quello che serve per andare a spengere, accendere le luci, anche le frecce e anche un bel claxonino.
La cosa però speciale la troviamo nel centro del manubrio, che è questo bel display TFT che dà la visione di tutti quelli che sono i parametri fondamentali del monopattino. Qui troviamo non solo la velocità, troviamo anche la marcia in cui si è, e in più, essendo uno monopattino un po' smart, abbiamo anche il blocco dell'acceleratore, perché oltretutto, piccolo inciso, questo non è l'acceleratore originale perché arriverà l'acceleratore a grilletto, quindi diciamo che è un po' meno comodo e pratico rispetto a questo, però questo è stato sostituito per dare più praticità nell'utilizzo. Come vi stavo dicendo prima, il lato smart di questa centralina è che una volta fermi va in modalità parking, che abbiamo già visto anche su Ninebot, ma qua viene riproposta ed è una cosa che a me piace veramente tantissimo. Vi basterà andare a sfiorare il freno per andare a sbloccare quella che è il blocco, il parking del monopattino. Così facendo siete sicuri che non succeda mai che qualcuno passa e magari vi prende il monopattino e scappa via. La volevo fare così, ma non volevo farla così bene. Il telaio è in lega d'alluminio e sopra di esso ci si può arrivare a stare fino a 120 kg, quantomeno l'azienda dichiara questa cosa qui. In realtà secondo me ci sta molto di più, è veramente ben costruito, quindi però questo è quello che vi devo dire io. Mentre adesso arriviamo alle conclusioni. L'ho provato e vi posso assicurare che Enrico mi ha restituito un feedback super positivo. Ha provato molti monopattini, però tutti monopattini di un buon livello di qualità, e questo Teverun, che è venduto a circa 1700 euro, è un prezzo che sta in linea con le caratteristiche del mezzo. Può sembrare alto, però in realtà messo al pari di altri monopattini, qui secondo me c'è un po' di qualità in più. Se mi dovessi ritrovare a consigliarvi un monopattino dual motor, ovviamente per circolare soltanto in aria privata, noi qui ovviamente siamo venuti soltanto spingendolo, quindi mi raccomando, ricordatevi che sopra i 500 watt in Italia non si può circolare, probabilmente consiglierei questo, perché mi è piaciuto tanto, mi è piaciuto soprattutto quello che è la finezza. È stato tutto valutato in maniera da dare il massimo della qualità, e quindi Teverun bisogna stringergli la mano e speriamo di rivedervi presto, perché questi Teverun mi piacciono veramente tanto. Senti Henry, quando lo compri il prossimo Teverun? Il prossimo sarà un Teverun, penso. Porca! Oh ragazzi, io non ve l'ho detto, a me non mi fanno impazzire perché mi sembra diano un po' troppo nell'occhio, ma qui abbiamo anche tutti i bei LED che a tanti piacciono e che fanno tanto il Luna Park. A me così piace di giorno, perché si vedono poco, però ci stanno bene, soprattutto perché vi vedono quegli altri. Ciao ragazzi!